Allora ragazzi, buongiorno, siamo qua oggi ad effettuare un bike check su una bicicletta da strada. Caspita, ancora un bike check su un'altra bicicletta da strada? Beh, effettivamente se noi lo facciamo c'è un motivo. E qual è questo motivo? Molte volte la manutenzione e la cura dei componenti di una road bike vengono troppo trascurati. Ad esempio, viene troppo trascurata l'usura delle coperture. Le coperture è vero che sono slick, è vero che quando si usurano e perdono ancora un po' della loro zigrinatura voi andate più veloci, ma vi esponete a un rischio maggiore. È vero anche che determinate coperture, in questo caso parliamo delle coperture Pirelli, sulla battistrada presentano un bollino. Questo bollino è indicativo, può essere utilizzato per andare a verificare il livello di usura del battistrada. Ma possiamo limitarci a quello? Possiamo limitarci alla verifica del bollino? E i fianchi? Se ad esempio il bollino del nostro battistrada non è usurato, ma i fianchi presentano delle micro crepe, presentano delle grinze, dobbiamo comunque andare in giro con le stesse coperture? La risposta è ovviamente no. Dovete ricordarvi e dovete mettervelo veramente in testa che le coperture sono l'unico punto di contatto della vostra super bici con il terreno che andate ad affrontare. Quindi vi prego, cambiatele più spesso. La maggior parte delle biciclette sulle quali io mi trovo ad operare sono tutte biciclette che presentano i componenti soggetti a normale usura, come ovviamente i copertoni, in uno stato veramente pietoso. Andremo a effettuare un bike check su tutti i componenti di questa bicicletta, quindi abbiamo detto delle coperture, verificheremo ovviamente lo stato di usura della trasmissione, quindi la catena, la dentatura dei pignoni, la dentatura delle corone, andremo a verificare se il movimento centrale gira in modo corretto. Pensa a quante volte tu nell'arco di un anno sei uscito. Pensa a quante differenti condizioni atmosferiche nell'arco di un anno hai affrontato. Pensa a quanti differenti tipi di terreno, di fondo stradale nell'arco di un anno hai affrontato. I cuscinetti non sono eterni e ha una spesa che è veramente irrisoria rispetto al continuare ad andare avanti con un movimento centrale usurato e magari rischiare di rovinare il perno della guarnitura, sottoporlo a stress, sottoporlo alla corrosione, sottoporlo alle infiltrazioni che possono provocare ovviamente ruggine. Quindi, altro aspetto fondamentale, andremo a verificare anche lo stato di usura del movimento centrale. Stessa cosa, un altro componente che si usura molto nelle road bike sono i cuscinetti della serie sterzo. Questo perché? Ovviamente il nostro corpo è sempre proteso in avanti, è sempre proteso sull'appoggio del manubrio. Nella maggior parte dei casi anche ottimi cuscinetti subiscono le infiltrazioni del sudore e dell'umidità. Quindi verificheremo se sono ovviamente ancora in buono stato e possono essere semplicemente puliti dai vari residui di sporcizia che si sono normalmente accumulati, bene, altrimenti procederemo con una sostituzione. Altra cosa di fondamentale importanza sono le pastiglie. Apro una piccola parentesi. Molti di voi pensano che la catena e le pastiglie debbano essere sostituiti dopo i 4.000 km. Sono due componenti, sia le pastiglie che la catena, che dipendono da diversi fattori. Oltre ai fattori stagionali riguardanti, collegati al clima, dipendono anche da voi, dal vostro modo di utilizzare la bicicletta, dalla vostra potenza. Non è detto, infatti, che una persona che sviluppa un wattaggio altissimo abbia lo stesso grado di usura di una persona classificabile come beginner. Ovviamente il wattaggio, le condizioni climatiche, lo stato di conservazione, la cura che avete della vostra catena
va a influire sullo stato di usura. Quindi ricordatevi bene che il chilometraggio non è un dato fondamentale e dirimente per la sostituzione sia delle pastiglie che della catena. Piuttosto passate a trovarci, piuttosto fateci verificare una volta di più questi parametri. Altra cosa fondamentale nel buy check è il serraggio di tutte le viti, di tutti i componenti avvitati. Serraggio che noi andremo a verificare scrupolosamente con una chiave dinamometrica, andandoci ad attenere alle coppie di serraggio prescritte dal produttore della bicicletta. Mi raccomando, prendetevi cura della vostra bicicletta, cercate di fare quanto possibile tesoro di quanto vi ho detto e ricordatevi che avere una road bike non significa avere una bicicletta i cui componenti si consumano di meno di una mountain bike. Prendetevi cura della vostra bicicletta, sostituite una volta di più i vostri componenti per dare una vita più lunga e per rendere più sicuro il vostro riding. Ciao!